Ciao a tutti. Nell'ultima intervista col giornalista musicale e produttore Federico Guglielmi avevamo parlato di una band romana da lui prodotta verso la fine degli anni '80, i Fasten Belt. Oggi riprendiamo quel discorso e lo approfondiamo col chitarrista e fondatore di quella band, Paolo Bertozzi. Prima di andare a sentire quello che Paolo ci ha raccontato, che vi garantisco è molto interessante, vi chiedo ancora una volta, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube Radio Dario Berlin Rome. Andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato Paolo. Pronti? Via! Ciao Paolo, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te Dario. Tu sei stato il chitarrista, membro fondatore di una delle band romane rock più rappresentative, i Fasten Belt. Una band che nasce a metà degli anni '80, nel 1986 se non sbaglio. Era fine 85, quindi possiamo anche dire 86. Che cosa ascoltavano i Fasten Belt nei primi anni '80? Suonavamo tutti nella stessa sala prove, ma nessuno c'era una band. Le famose lunghe jam session che si fanno naturalmente. Ma eravamo 5 personalità molto diverse, perché io sono nato l'anno in cui è nato il rock and roll. Ero e sono ancora una persona che ascolta dal punk a Frank Sinatra. Ma prima ci sono stati amori come i Velvet Underground. Io ascoltavo questa roba qua, mi piaceva molto i Velvet, i primi due dei Doors, i Zeppelin. E Claudio il cantante, che saluto anche se non c'è più, era molto Deep Purple, infatti si sente da come strillava e dalla voce che c'aveva, quindi era un malato dell'hard rock classico. Marco alla batteria era un fissato per i Rush e Fabio Camerini, l'altro chitarrista, era un po' tipo in sintonia con i miei gusti. Un gruppo per trovare una propria fisionomia, se non c'è l'alchimia non è che la compri, perché al di là di quello che suonassimo insieme siamo diventati i Fasten Belt, che poi non è che non i Rolling Stones, ma perché eravamo proprio 5 amici. Cioè noi suonavamo insieme, uscivamo con le donne insieme, uscivamo da soli insieme, andavamo a vedere i concerti insieme. Abbiamo fatto 15 anni e così. E nell'86 pubblicate il primo singolo con la Lily Records, come si intitolava? Si intitolava Not Dice, che però è una versione incredibile, cioè fatta, registrata in 2 ore, mixata in maniera, mi sembra spendemmo 300.000 lire, insomma. Nonostante tutto ebbe delle belle recensioni, che poi abbiamo rifatto nel primo No Escape. La versione da No Dice di No Escape è quella giusta. Però Comunque anche... era l'87. 87, scusa. Lilly Records Lilly di Records. Genova. Anche i live cominciate a suonare, tra l'altro aprendo per gruppi tipo gli americani Naked Prey, gli australiani Voodoo Gurus, gli inglesi Primal Scream. I New Model Army Dove? New Model Army? al Cinema Astra. Beh, ma prima di arrivare a questo c'è stata la famosa gavetta, perché per esempio nell'86 dei locali a Roma dove poi suonava, organizzati ce ne saranno stati un paio. Quindi noi si andava con l'amplificatore in diretta anche a un posto che si chiamava Osteria del Tempo Perso. Dove stava? Stava a Via Albalonga. Si portavano gli strumenti, voce attaccata all'amplificatore, tutto in diretta e suonavamo, ma l'abbiamo fatto tantissime volte. Poi invece vedevamo che la gente aumentava, ma per arrivare a suonare lì c'è stato molto tirocinio. Certo. Beh, pure un posto dove suonavate spesso era il Wanna Club. Al Wanna Club penso che ci saranno ancora i resti nostri. Perché allora al Wanna Club nell'87 ci abbiamo suonato come apertura dei Naked Prey. E fra l'altro io sono diventato amico intimo di Van Christian, io ho anche prodotto un disco con la mia etichetta e tutto quanto, ancora ci sentiamo. Via. Però nell'88 ci fu Rock Roma Rock, si suonava ogni giovedì con
3 band, una passava e 2 no. Dato che l'abbiamo vinto, abbiamo suonato tutti i giovedì di un anno al Wanna Club. E poi altri locali che ti ricordi di Roma di quegli anni, dove suonavate? Quindi a Roma abbiamo suonato ovunque, Blackout, c'era l'Evolution, stava al Quadraro, quello che si scendeva sotto, dove suonarono i Primus anche così. Poi c'era l'Asphalt Jungle, che anche lì c'è una nota di colore, che siamo stati l'unico gruppo a essere pagato perché non pagava i gruppi, e stava a Via Alba. Ci fu tanta gente che quello fu l'ultimo concerto dell'Asphalt Jungle perché la polizia aveva chiuso. Senti, ma invece il concerto che ti ricordi con più affetto? Mi ricordo con più affetto quello al Piper, perché quella sera scendevamo le scale del Piper e vi ricordo che era l'88, io lessi il prezzo d'ingresso, 12.000 lire, e pensai, che succede? E invece 1350 paganti. E c'è un video che lo dimostra, la gente che è poca, proprio veramente che fa un gran casino. Ma eravate solo voi? Eravamo, sì, fa un la settimana prima ha suonato la PFM 250 ingressi. Però erano altri tempi, la PFM i Corelli erano in decadenza. Certo. Una volta suonammo al Casalone di Bologna, che era... Questo era uno dei centri sociali più belli, perché era dentro un posto che si chiamava il Casalone, perché era un casalone. C'erano i loro pub, le loro stanze per dormire, era organizzato meravigliosamente. È una sala concerto da 1000 persone. Per cui noi andammo là, suonammo e purtroppo come centro sociale il prezzo 10.000 lire era alto e quindi entrarono 500 persone e molta gente rimase fuori. Poi allora noi facemmo il nostro concerto, quando fu l'ultimo pezzo aprirono le porte per far entrare a queste persone. E niente, noi ci siamo guardati senza neanche parlare, abbiamo ricominciato da capo, quindi abbiamo fatto 2 concerti in uno, per rispetto della gente che stava fuori e non poteva magari permettersi 10.000 lire, che erano alti, perché i tempi erano, i concerti non costavano quei prezzi, almeno nei centri sociali, spesso era up to you. Certo, era la sottoscrizione. Certo. Senti, in questo girovagare per locali romani a un certo punto incontrate quello che poi diventerà il vostro produttore, Federico Guglielmi. Sì. Come andò questa cosa, te la ricordi? Lui assistette al concerto nostro di apertura in Naked Prey. Io ero un lettore del Mucchio Selvaggio, lo leggevo, però non avevo idea di chi fosse. E lui alla fine del concerto chiese di parlarci, ce ne a fare i complimenti, a congratularsi, era entusiasta, tutto quanto. La proposta ce la fece al famoso concerto del Piper, che 6 mesi dopo, era l'88, però dopo 6 mesi, dove se guardi bene nella prima fila c'è lui col maglione azzurro preso in mezzo a una folla che lo sballotta, e lì disse vabbè no, dobbiamo fare il disco per forza perché lo dobbiamo fare. E noi inconsciamente, cioè da incoscienti, avevamo firmato un foglio di carta che pensavamo fosse una stupidaggine, con un tizio che ci ha detto che avremmo potuto suonare ad hoc la trasmissione di Renzo Arbore, per cui ho detto vabbè, ad hoc. E invece questo era un avvocato, l'avevamo scoperto dopo, e quando Federico propose di fare il disco, loro volevano i soldi. Lo sai quanto gli abbiamo dovuto dare per fare questo disco? No. 5 milioni dell'88. Quindi calcola che prendevamo circa 500.000 lire al concerto, 10 concerti sono stati per quella brava persona. Insomma. Senti, comunque intanto con Federico e la sua High Rise pubblicate il primo album No Escape from Hysteria del 1988. Esatto. Che ti ricordi? Dove l'avete registrato quest'album? L'abbiamo registrato al Pampot Studio, è stato il primo disco registrato in quello studio. E
Pensa che portammo la macchina giù per le scale, che pesava 300 kg immagino, quello che leggeva i nastri, mi pareva 7 pollici, adesso non vorrei dire una stupidaggine. E lì abbiamo organizzato tutto, anche dato una mano a sistema lo studio e poi siamo partiti e abbiamo registrato. E come andò il disco? Il disco andava bene, io mi ricordo che andavo a disfunzioni, vedevo la gente che usciva con la busta col disco nostro, era Che tra l'altro, una bella emozione. eccolo qua. Anche No perché, Escape from Acid Hysteria. francamente, non lo dico perché per farmi un complimento a me e al gruppo, per noi era un sogno che non ci avremmo mai neanche creduto. Siamo sempre stati rock and roll dentro davvero, nel senso che noi suonavamo senza pensare a che succedeva dopo. Suonavamo. Senti, allora il gruppo, lo leggo qua, era composto da Marco Di Nicolantonio alla batteria, Sì. Massimo Bandiera al basso, Fabio Camerini alla chitarra, tu Paolo Bertozzi all'altra chitarra e Claudio Caleno alla voce. Però dopo questo disco Claudio lascia la band. Che cos'è che è andato storto? Allora, lui è quello che era andato più storto, ma noi eravamo storti nel senso che avevamo un po' di vizi tutti, quindi problemi di droga, penso che è inutile girarci intorno, no? Solo che Claudio era proprio affogato, non cantava più, non veniva alle prove, ai concerti non c'aveva più un filo di voce dalla voce che aveva e ci abbiamo provato in tutti i modi a ritirarlo su, ma l'ultima volta andammo a casa, stava in condizioni pessime e abbiamo detto no, cambiamo cantante, perché avevamo già i pezzi pronti del secondo album. Secondo album che è del 1990 ed è questo qui, My Blood, My Sin, My Madness, col nuovo cantante Alex Buccini. Sì, Alex Buccini era il cantante dei Bohemian, quindi era molto propenso a un lato dark e tutto, però si è inserito benissimo nella band. Poi ci sarebbero da raccontare le audizioni fatte per trovare il cantante, perché c'eravamo sta sala, avevamo messo l'annuncio, praticamente c'era 10-20 cantanti fuori che volevano cantare con i Fastenbelt. E perché avete scelto Alex? Beh, perché Alex faceva presenza scenica e una grande voce anche lui, anche se diversa da quella di Claudio. Dopo che è successo? Dopo di questo? Sì. Allora, intanto con questo siamo andati in tour con gli Ulugurus, abbiamo fatto il tour in tutta Italia, abbiamo suonato in posti meravigliosi, al Teatro Smeraldo a Milano, erano molto freddi nei nostri confronti perché non sapevano proprio chi fossimo, l'organizzatore era Franco Mamone addirittura. Com'era? Poi grazie a Federico siamo riusciti a entrare come gruppo Spalla. E aprire per questi ci consideravano chitarra e mandolino e pizza, non ci avevano mai sentito suonare. E praticamente arrivavamo talmente tardi a Milano che non facevamo neanche il soundcheck. Il batterista non ci diede il permesso di usare la sua batteria, quindi io e Federico trafilati a Milano a cercare una batteria da affittare. Questo è alle 7:30 del pomeriggio, E vabbè, iniziamo a suonare, questo il manager fa 50 minutes o te taglio il collo. Però quello ha dimenticato una cosa, che noi in Italia eravamo abbastanza famosi, per cui finiti i 30 minuti noi, un po' furbi, non avevamo fatto Kill the President. Che era il vostro pezzo, il cavallo Vabbè, di battaglia. era così. quello che tirava di più, non dico il meglio, il migliore, però pistava di brutto, no? E quindi ci hanno chiesto tutti il bis. E noi abbiamo suonato, e invece quando sono rientrato mi hanno dato il 5, hanno detto ok, boy. E da lì è partita una bella avventura, perché poi abbiamo suonato al Velvet di Rimini e a Firenze, al Tenax. Al Tenax.
sciolti i Fast and Belt e insieme a Alex Buccini ho fatto una band che faceva proprio punk californiano dichiarato, si chiamavano Mind Walls. C'è poca traccia su internet, credo niente. Però avete fatto un album, no? Abbiamo fatto un album per Helter Skelter, che era all'epoca un bel distributore, il pre-Goodfellas, diciamo. Legato a disfunzioni musicali, Sì, legato a Federico sempre, Guglielmi. esatto, sempre. E abbiamo fatto quest'album, poi ne avevamo pronto anche un altro che non è mai uscito, che se un giorno lo farò uscire. E ci siamo fatti 3 anni come Mindwalls, andando sempre in tournée avanti e indietro, veramente dei bei tour, insomma, da nord a sud. Quindi sono stati questi 3 anni, poi abbiamo smesso. E io ho detto vabbè, basta. C'era stata l'esplosione del grunge in generale, tutto quanto, dei Nirvana. Un mio amico che poi è stato direttore artistico e lavorava in RCA disse: ah, ma perché non li fai i Fast and Belt? Che questi cercano comunque una band che ci abbia un passato, che sia abbastanza già conosciuta. E noi ci abbiamo pensato un po', però certo, dopo tutte quelle esperienze passate a dormire in 6, perché c'era sempre pure Federico, insomma, una volta abbiamo pensato, dai, facciamo questa esperienza, fermiamo, dormiamo in hotel. E abbiamo fatto questo disco in italiano che è stata un po' una sfida perché andava contro ogni nostra immaginazione precedente. Però devo dire che, ripeto, è stata un'esperienza molto bella perché anche lì abbiamo suonato, cioè, all'Heineken Jamming Festival, abbiamo fatto televisione, Roxy Bar, Video Music. Segnali di fumo. Segnali di fumo, sempre suonando in diretta, che era la nostra richiesta. Intervistati da Paola Maugeri. Intervistati da Paola Maugeri, una delle poche interviste fatte da una persona che capisce la musica, perché Nel 1995, quindi, voi pubblicate questo album in italiano che si chiama Vivi il tuo tempo, dove pubblicate anche, cioè, dei singoli, sì, il volo, Brucia, che oltre a essere accompagnati un paio di questi brani da dei video musicali, sì. Video musicali che vanno in rotazione su Video Music. Il volo è stato primo in classifica fra i preferiti degli spettatori. degli spettatori. Non solo, ma pure il 45 giri, insomma, il singolo entra, il CD, insomma, il singolo entra in classifica. Ha fatto numeri intorno ai 7-10 mila fra LP, fra CD e i singoli. E allora? E allora è successo che Carlo Martelli, che era quello che ci aveva offerto il contratto, aveva chiaramente un capo, e cambiato il capo è arrivato un inglese che ha detto che le copie non erano, però se pensi che era il primo disco, per me erano tantissime, comunque ha detto no, se non si fanno 70.000 copie niente, e mi chiamò perché io avevo un doppio contratto come autore e come parte dei Fast and Belt, quindi avevo un doppio contratto, e mi disse: se tu scrivi qualcosa di più leggero io il contratto lo mando avanti. E io ho detto: guarda, per me più leggero del volo, che poi il volo sa che avesse cantata Ligabue faceva 100.000 copie, perché secondo me è un bel pezzo di rock in italiano, con un bel giro di chitarra, belle melodie, un bel testo. E quindi ho detto no e abbiamo rescisso il contratto. Nel 1997 Fast and Belt si sciolgono. Sì, definitivamente. Che cosa fa Paolo Bertozzi? Paolo Bertozzi con i soldi dell'RCA, che non erano pochi, e insieme a Marco Di Nicola Antonio, il batterista, si apre uno studio di registrazione Sala Prove a Via di Porta Maggiore. Nel frattempo conosciamo dei ragazzi che venivano a fare prove che ci piacevano come suonavano,
ci siamo uniti e abbiamo fatto un disco con Toste Records, tanto per non perdere l'abitudine. Si chiamava Sonora, la band. E dopodiché, chiuso lo studio nel 2000, ho fatto 8 anni di silenzio. Perché ero arrivato a un'età che pensavo di aver dato il massimo. E soprattutto per chi scrive canzoni, se non c'hai il fuoco dentro, in quegli anni non mi veniva in testa niente. Poi dopo un po' mi riveniva la musica in testa e ho cominciato a registrare sul computer dei giri proprio studi di chitarra acustica, no? E voce. E nel 2008 in un pub ho incontrato una ragazza che faceva la cameriera che mi porta da bere e gli ho detto tu c'hai la faccia da musicista e lei mi ha detto sì, dico che suoni? Dice io suono il violino e allora gli ho detto senti io ho dei pezzi buttati giù nel computer, vuoi venire a casa a ascoltarli se riesci a entrare nel mood della situazione? E così è successo che è venuta Laura e il primo disco, Wars in Freedom, è entrato fra i primi 10 da musica indipendente votato nel 2009 e l'ho fatto tutto a casa, ho suonato tutti gli strumenti io e col violino di Laura e lì sono partiti i Duarte, ci siamo chiamati così perché eravamo in due, stavamo in fissa con la canzone Hurt e abbiamo fondato i Duarte. Prima Ai quali poi si è aggiunto pure Marco Di Nicola vabbè, Antonio, per forza, batterista. quando abbiamo deciso di diventare una band, abbiamo fatto 2 dischi da soli. Poi dopo si è aggiunto Marco alla batteria, poi da lì abbiamo cambiato chitarristi e bassisti spesso. Però la formazione, quella che è durata di più, c'è Giancarlo Cherubini al basso, Laura Senatore, io e Marco Di Nicola Antonio. E siamo ancora attivi. Tornando brevemente ai Fastenbelt, come accennavamo, nel 2012 Claudio Galeno viene trovato senza vita nel suo appartamento. Ma lui che faceva? Non cantava più, non suonava più? No, io con Claudio, allora, i Fast and Belt erano amici, essendo scapestrato anch'io, con Claudio c'avevo ancora più, ehm, proprio, eravamo stretti tanto e l'avevo rivisto nuovamente che veniva a vedere Duarte Claudio. L'ultima volta che l'ho visto è stato a un concerto di Duarte al Fanfulla 101 mi pare e cantò con noi Not Dice di Fast and Belt. Però vedevo male, era magrissimo e poi mi ha detto, mi disse va, io mi sono stufato. E io ho detto guarda che cazzo stai a dire, perché c'era, Claudio era una persona un po' con due anime, a parte che era uno degli uomini più buoni e generosi che abbia mai conosciuto, però era anche molto schizzoide, cioè se litigava con la moglie era finito il mondo, e quindi soffriva di questi alti e bassi e alla fine se io l'ho incontrato, dunque Claudio è morto a gennaio, il 2 gennaio 2012, l'avrò incontrato 5 giorni prima e mi ha detto oggi mi sono svegliato, per fortuna mi sono svegliato, e io sempre però mi fa cazzare, dai vediamo che... E invece poi si è chiuso a chiave e hanno trovato, insomma, c'è avuto un'overdose, ma si è fatto fuori intenzionalmente. È stato un suicidio, dici? Non lo sapremo mai. Per me sì, è stato perché se mi dice oggi mi sono svegliato e non me lo volevo svegliare, Certo. significa che si voleva far fuori. Abbiamo fatto una cosa bellissima prima, precedente, una cosa della quale proprio siamo tutti orgogliosi, perché nel 2010, dopo tanti anni che non suonavamo insieme, abbiamo detto ma se la famo una suonata dei vecchi Fast and Belt e abbiamo suonato a Locanda Atlantide a San Lorenzo. È stata una serata fantastica dove io non mi credevo di vedere gente che piangeva. Cioè, c'era gente che piangeva veramente.
che entravi nei camerini, gente mai vista che ti abbracciava e piangeva. Questo significa che, non lo so, veramente senza intenzioni qualcosa l'avevamo lasciata, cavolo. Beh, è stata senz'altro una bellissima avventura. Noi eravamo rock and roll nel senso più vero del termine. Noi facevamo quello che ci andava da fare, anche se andava contro magari anche interessi economici. Certo, le logiche del mercato. Senti Paolo, grazie per questi bei ricordi, Grazie a te, belli e Dario. brutti purtroppo, No, che hai sono sempre condiviso. so bei ricordi comunque. Comunque, perché poi le persone ce le hai dentro anche se se ne vanno, quindi ancora oggi vedo, cioè, apro Spotify, vedo Fast and Belt, 9.000 follower, Kill the President, 32.000 ascolti. Dopo 2 anni che c'è, dico, la gente si è impazzita. Cioè, no, perché sono passati troppi anni. Grazie Paolo, grazie Niente, davvero, rock and roll. sempre rock and roll.